Oggi parliamo italiano e rubiamo un'idea di Gianni Rodari. Who is this guy? Follow me. Per imparare a pronunciare l'alfabeto italiano in modo corretto, ho deciso di recitare per voi una poesia, forse meglio dire una filastrocca, di Gianni Rodari. This is my advice to you. Continua a vedere il video e arricchisci le tue conoscenze. Parlo di un autore di letteratura italiana che nel 1970 ha ricevuto il premio Anderson. Non so se l'ho pronunciato bene, ma forgive me for this. L'Anderson è un premio importantissimo. È considerato il Nobel per la letteratura dell'infanzia. Ora, Gianni Rodari lo possiamo descrivere come un autore di letteratura italiana moderna che è riuscito ad esprimere il suo pensiero attraverso poesie e filastrocche. A me piacciono tantissimo. A me piace tantissimo Gianni Rodari. Mi ha sempre lasciato un sorriso dopo una sana lettura. È sempre stato molto profondo, ma nello stesso tempo si è saputo esprimere in modo semplicissimo. Proprio per questo rimarrà nella storia come un autore speciale. Ma voglio farvi un esempio per capirci meglio. Leggiamo insieme questa filastrocca. Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza! What do you mean with botteguccia? Gianni Rodari vuole dire, se avesse una botteguccia, un piccolo negozio, a little shop, just one room, do you know what I would sell? Hope for everyone, la speranza. E tu ti sei mai chiesto cosa venderesti? Scrivilo nei commenti. Ed ora, let's start with this famous poesia o filastrocca, decidete voi, che ci aiuterà a memorizzare la pronuncia esatta delle lettere, vocali e consonanti italiane. Filastrocca dell'ABC ve la canto subito qui. A è l'automobile con l'autista. B è il bar con il barista. C è il controllore del treno diretto. D è la diga con il laghetto. E è l'elicottero per volare. F è la falce per falciare. G è il gettone per telefonare. I è l'idratante del pompiere. L è la lepre con il levriere. È il mare con tutte le onde. È la nebbia che ti nasconde. O è l'orologio che dice le ore. P è il pallone del calciatore. Q è il quadro del pittore. R è la radio del radioabbonato. S è il sole che ti ha svegliato. T è la televisione. Nel nido è l'uccellino. V è la vettura del vetturino. Z la lettera musicale e la zampogna di Natale. Spero che vi siate divertiti con tutte le mie smorfie. Ahimè, devo ricordarvi due punti importanti. Nell'alfabeto che ho recitato ora, quello di Gianni Rodari, manca la lettera H. Ho dedicato un video alla pronuncia dell'H in italiano quando incontra le consonanti, quindi per chi di voi è interessato lo può trovare. Ma quando da bambina ho imparato l'alfabeto, la parola dedicata all'H era hotel, che non è una parola italiana perché noi abbiamo la nostra parola albergo, però è l'unica parola in cui pronunciamo l'H con la sua aspirazione. Hotel.
E poi, come secondo punto, le nostre vocali, che sono 7 e a cui recitando questo alfabeto non ho dato il giusto valore, ma questo è un altro argomento. Ed ora tocca a voi, my gorgeous community. Spero di lasciarvi con un bel sorriso. Grazie, grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!